Questo sotto di me è il buco che ho scavato nella prima puntata del Mega Bunker. È diventato uno stagno ormai, raga. In 2 o 3 giorni ho tirato fuori da qua la bellezza di 20 metri cubi di terra, forse anche qualcosa in più. E come vedete l'ho sparsa tutta qua attorno. Poi però siete arrivati a 200.000 like e ora mi tocca scavare quel pezzo qui per fare un ascensore che entra e esce dal bunker. Un ascensore, raga. Cosa sto facendo dalla mia vita? Cosa sto facendo? Consapevole del fatto che la terra sarebbe quindi aumentata ancora, qualche giorno dopo ho deciso di utilizzarne un po' per costruire un orto rialzato completamente automatico. Attenzione, attenzione, la prima melanzana, raga. Ora diamoci da fare che in questo video finiamo lo scavo, facciamo il pavimento e iniziamo le pareti. Pronti, partenza, via. Allora, primissima cosa da fare: appiattire tutta quella cunetta lì e portare via tutti questi sassi qua. Una volta liberata tutta questa zona qua, iniziamo a tracciare il solco per l'ascensore. Ci sono esattamente 3 modi per fare un ascensore. Il primo è assolutamente quello tradizionale, chiama un'impresa edile specializzata. Li fai venire qui, spendi 50.000 euro e ti fanno l'ascensore. Direi di scartarlo. Il secondo metodo è quello di prendere un montacarichi, 3-4.000 euro, posizionarlo in fondo al buco che farò in questo punto e settarlo in modo tale che funzioni andando su e andando giù, semplicemente. Il terzo ed ultimo modo invece è creare io stesso una struttura di metallo tutta saldata che con un paranco riesce a portare su e giù una piattaforma. In poche parole creo io il montacarichi. Non so ancora quale delle due farò, l'unica cosa certa è che lì serve un buco. Tu sai per caso quanto è grande il vano di un ascensore? Io no. A parte gli scherzi, raga, un quadrato da 2x2 dovrebbe bastare. Non sarà sicuramente il quadrato più quadrato che c'è, però sto diventando bravo a scavare con la ruspetta, Cioè, i miei piedi sono sotto al livello dell'acqua. Mi serve la scala per salire su. Serve la scala. Direi che per oggi è abbastanza, ci vediamo domani. Il giorno seguente, dopo un paio d'ore di scavo, ho capito che forse per finire bene il buco avevo bisogno di una mano. Eccoci qua, raga. Come potete notare, alle mie spalle ho ridistribuito tutta la terra dell'ascensore attorno al Mega Bunker e se saliamo in alto possiamo vedere entrambe le sagome ben distinte. Arrivati a questo punto però ho un piccolissimo problema. Il mio amato Delexino, per quanto bene io gli voglia, arriva al massimo a questa posizione qua. E vi devo dire, non è neanche poco. Tutto quello che ho fatto, infatti, l'ho fatto grazie a lui, ma adesso forse è arrivato il momento di chiamare un fratello più grande. Mamma mia, raga, mamma mia, raga! Guardate che bestia che è arrivata! Fratellino maggiore, arrivato! Guarda com'è grosso! Allora, lui è il signor Nessuno ed è venuto ad aiutarmi a finire questo scavo qui. Come vedete il mezzo è 6-7 volte più grosso dell'altro e quindi dovremmo metterci molto meno. È obiettivo finire tutto entro oggi. Cioè non tutto il bunker, tutto il buco. Allora, questo qua è il tuo lavoro. Ce la facciamo a farlo? Dobbiamo. Dai, mettiamoci a lavoro! Oh! E qua ogni ora sono soldi, Neanche mezz'oretta, guarda, sono sommerso dalla terra. È bellissima questa cosa. Dai, che viene bene. E come potete vedere, mi siedo e guardo gli altri che lavorano. Mamma mia, che sensazione spettacolare. Adesso ho capito perché i vecchietti stanno lì ore e ore a guardare i cantieri. Bellissimo, raga. Bellissimo! Ora non faccio in tempo a girarmi un attimo che praticamente è entrato dentro nel buco. Assurdo, raga! Ho dovuto mettere la scala per venire giù. Fa anche fresco qua così, è bellissimo. Guarda dov'è quello là. Vi rendete conto? Guarda. Questo qua è bellissimo. Mamma mia. Io direi che il buco ormai è completato. Guardate che figata. Guardate che figata.
è altissimo. Gran parte del buco è terra di riporto, cioè in realtà non ho scavato tantissimo. È tutta la terra che ho messo attorno che crea questo effetto di altezza assurda. Ora facciamo gasolio al nostro escavatore Big Brother e poi rifiniamo tutto l'esterno. Dai che ci siamo, dai che ci siamo! Ebbene sì, signori, sono le 6 di sera e abbiamo finito il buco. Guardate che spettacolo è venuto fuori. Cioè, ma vi rendete conto o no? Cioè, guardate. Signor nessuno, è stato bello. Adesso continuo io. Il giorno seguente ho aspettato che seccasse un po' la terra per dargli una bella rastrellata e raddrizzare il tutto. Ok raga, allora rastrellato tutto. Adesso per evitare di sporcarmi quando andrò a fare le prossime operazioni voglio coprire tutta la superficie con un bel telo gigante. Eccolo qua, 8x10 telo occhiellato. Questo qua dovrebbe bastare. Mamma mia, guarda che bel telo che ho messo giù, quasi mi dispiace lasciarlo sotto adesso. Mamma mia. Ed eccoci qua, tutto il telo è stato posato. Cosa devo fare adesso? Arrivati a questo punto devo iniziare a fare pavimento. E devo fare anche in fretta raga, perché se piove qua si allaga tutto. Queste sono le 3 tipologie di pavimento che ho testato: igloo in plastica, travi in legno e bancale, ognuna delle quali è poi sormontata da un pannello isolante e poi un foglio di legno. Ora quale delle 3 utilizzo? Ho fatto anche un sondaggio su Instagram visto da circa 100.000 persone e il 53% di voi ha selezionato l'igloo di plastica. Sono d'accordo con voi, l'ideale è questo, ma ho soltanto un piccolissimo dubbio. Dato che tutta la costruzione del mega bunker sarà comunque un progetto provvisorio, io non inserirò dentro qui bacchette di ferro, cemento, calcestruzzo eccetera. Infatti questi qua verrebbero poggiati sulla terra e sopra qui ci andrebbe su un peso della Madonna rappresentato dai muri e quindi ho paura che non tiene tantissimo. Le travi non ho voglia di andare a comprarle e quindi mi sa proprio di sì, utilizzerò i cari vecchi bancali, anche perché mi sono avanzati tutti quelli del ponte di Squid Game, quindi non spreco soldi, il piano è molto più stabile, l'unico problema è che marcirà prima, però male che vada faccio il video mega bunker un anno dopo. Probabilmente con le igloo di plastica avrei fatto molta meno fatica, ma i primi 8 li abbiamo portati giù. Pronti? Partenza, via! Com'è? Guarda qua! Non state iniziando anche voi a intravedere un mega bunker? Non ho fatto in tempo a fare una striscia che c'è già un piccolo problema. Dovevo metterli per così. Porca troppa! Ebbene sì raga, dopo 3 lunghe ore ho finalmente completato la stesura dei bancali. 24 bancali totali. Ah, piccola parentesi, vedete quello lì che sta camminando? Per chi continua a chiedermi come faccio a fare questi effetti, raga, io utilizzo sempre lo stesso programma, che non è quello di Apple, è l'altro. E tra l'altro raga, piccola chicca, quel programma lì io lo pago un quinto di quello che dovrei pagarlo. Come faccio? Al momento dell'acquisto, grazie a NordVPN, sposto la VPN in Turchia e lì costa pochissimo. Vi lascio qua il prezzo, incredibile. Ovviamente raga, il programma di editing è soltanto un esempio. Spostando l'IP grazie a NordVPN puoi tenere un sacco di sconti anche ad esempio quando vai al mare, quando devi noleggiare la macchina, quando devi prenotare l'hotel, quando devi comprare i voli, perché negli altri stati costa meno. Quindi tu quando fai l'ordine fai finta di essere in un altro stato e quindi paghi meno tutte queste cose qua. E tutta questa cosa qua può essere anche sfruttata per vedere serie TV e film stranieri che qua in Italia non vengono trasmessi. Mi ricordo ad esempio che ho visto entrambe le stagioni di Undercover Billionaire. Bellissimo raga. E se vuoi sapere quanto costa NordVPN ti lascio il link in descrizione e ti verrà assolutamente voglia di farlo, anche perché è abbastanza fare una vacanza con il prezzo risparmiato e ti sei già comprato l'abbonamento. NordVPN a parte, una volta sistemati tutti i bancali è arrivato il momento dei pannelli isolanti, che tra l'altro avevo già comprato. Eccoli qua raga, questi sono pannelli in polistirene o polistirolo, chiamateli come volete, tanto è la stessa identica cosa. Sono leggerissimi da posare, si tagliano con un taglierino, nell'edilizia vengono usati per isolare, quindi posiamoli. Cioè raga, senza neanche fare apposta, parte dall'inizio e arriva giusto alla fine senza neanche tagliare il pannello. Perfect! 42 pannelli posati in meno di 10 minuti, giusto il tempo per far arrivare il camion con i legni. Vieni! Arrivati i legni raga, i fogli di legno. Ah, carissimo. Perfetti, guarda qua che belli. Mamma mia. 12 pannelli da 125 x 250. Portiamoli giù.
raga, la fortuna di prima è durata veramente poco. Purtroppo i pannelli non ci stanno e bisogna tagliare questo pezzettino qui. Perfetto. Ebbene sì signori, abbiamo finito anche di mettere tutti i pannelli. Sono veramente stanco morto. Allora, ricapitolando raga, sotto le mie natiche, dopo aver scavato il buco abbiamo messo un cellophane per rendere tutto impermeabile e per non sporcarci, uno strato di bancali per tenere un pochino d'aria e non far ammuffire tutto, una serie di pannelli isolanti e infine dei fogli di legno. Direi che rispetto al mini bunker siamo molti passi avanti, quindi tecnicamente dovrebbe durare un po' di più. Comunque arrivati a questo punto devo inchiodare tutti i pannelli ai bancali sotto e poi si inizia coi muri. Non c'ho più voglia per oggi, ci vediamo domani. La mattina seguente, dopo aver inchiodato tutti i fogli di legno ai bancali sottostanti, era finalmente giunto il momento di partire con il muro. Ora lo scavo che vedete attorno a me è un pochino più grande della dimensione del bunker che avevo detto nel primo video, ovvero 6x4. E Michele, spiegaci, perché hai voluto scavare un po' di più? Principalmente per 3 motivi. Il primo, la sicurezza. Non voglio stare troppo vicino alla parete perché non si sa mai cosa può succedere. Secondo, perché voglio lasciare più aria tra la parete e la terra. E terzo, per facilitare la costruzione del muro. Ho quindi tracciato ancora una volta con il mio amico Pitagora il 6x4. Ed eccolo qua signori, dopo un sacco di misure sotto al sole cocente, un rettangolo perfetto. Arrivati a questo punto, che tipologia di muro facciamo? Metto ancora i pannelli di legno in verticale come il mini bunker? A giudicare dalla grandezza forse meglio di no. A parte gli scherzi raga, settimana scorsa ho invitato qua il mio amico Gilardoni, conosciuto anche come Andrea Maurizio Gilardoni. Guarda cosa ho costruito. Poi fammi sapere con quale nome devo chiamarti. E dopo aver esaminato cosa dovessi fare, mi ha dato una bella soluzione. Vediamo sta soluzione. Abbiamo risolto tutto con questo. Fibra di legno. Oh no, ma che belli questi. Questo qua tiene su tutto. Cioè è una bomba. Ma che figata. Ma stai scherzando? Cioè questo qua è solo legno. Questo qua è fibra di legno, sì sì. Molto compresso e quindi ha una portanza importante che secondo me si adatta per il tuo business. Cioè capito? Non è che fa solo le aste questo, Conosci pure i materiali, te è pazzesco. Ma può stare sotto acqua. Questo sì non è il problema. Dopo nel caso ti chiamo. Secondo me ci siamo. E quindi eccoci qua. Questa è la soluzione al problema muro, o almeno spero. Mattone interamente costituito da legno. Secondo voi quanti ne serviranno per fare tutto il muro? Perché io ne ho già preso un bel po'. Guardate qua che bellini che sono, mamma mia. Adesso raga io non è che posso stare qua tutto il giorno a portarne giù uno alla volta. La gru non l'ho ancora comprata, quindi usiamo la scala come rampa. Ok, rampa creata, cellophane per attutire i colpi e adesso avviciniamo i pezzi col muletto. No, cazzo! No. Allora signori, la rampa funziona, ma se un blocco va contro l'altro si spacca. Guardate qua, questo qua gli è finito addosso e questo qua si è crepato. Vabbè dai, uno in meno. Bene ma non benissimo. E dopo averne buttati giù una decina e spaccati altri 2, iniziamo a fare il muro. Cioè guarda che bello che è raga, guarda che bello che è. Madonna mia che bello. Sono talmente contento raga che se arriviamo a 200.000 like ho deciso che in quel quadrato lì faccio la spa. Sì, avete sentito bene, una spa sotterranea. E se arriviamo invece a 300.000 like sopra la spa sotterranea, quindi sul tetto, faccio tutta una botola che con una corda viene tirata e si apre il cielo. Quindi cliccate like se volete vedermi far fatica. Comunque sì, a parte questo penso che tra un livello e l'altro metterò del silicone per affrancarli meglio. E poi una volta che il muro è arrivato in cima, vedete qua che c'è un buco? Cioè si vede proprio fino in fondo. All'interno di questo foro qua metto tutti dei pilastri di legno. Sono stra contento raga, sono stra contento. 200.000 like spa, 300.000 like spa con tetto. Ci vediamo al prossimo video.